Lookman all'Inter adesso è davvero un'operazione concreta e dopo le anticipazioni che vi ho riportato ieri è arrivata una conferma totale da parte di tutte le fonti. E allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo contenuto di oggi in cui facciamo il punto della situazione completo con tutto quello che sta succedendo attorno ad Ademola Lookman, ma non soltanto, perché ci sono altre notizie importanti, ci sono delle rivelazioni importanti che abbiamo raccolto qua su Passione Inter. Ieri in tanti avete ironizzato, devo dire, sotto al nostro contenuto in cui avete scritto se lo dice Zazzaroni non è vero, se lo dice Zazzaroni è una sciocchezza, per ammorbidire anche un po' i toni che alcuni di voi hanno usato. E invece, ragazzi, il Corriere dello Sport ha effettivamente anticipato tutti e oggi possiamo dire quindi che è tutto vero, perché l'Inter sta davvero lavorando all'acquisto di Ademola Lookman e possiamo aggiungere che c'è già una bozza di intesa sul contratto con il giocatore. Si parla di un ingaggio da 4 milioni di euro all'anno netti fino al 2030. Il giocatore tra l'altro ha ancora il decreto crescita che potrà sfruttare anche all'Inter, per cui soltanto considerando l'ingaggio, ecco, l'ingaggio di Lookman pesa praticamente meno di quello di Taremi. Allora anche lo staff del calciatore sta spingendo veramente tanto in direzione Inter in questo momento, nonostante i tentativi soprattutto dell'Atletico Madrid, ma non soltanto. E l'entourage del giocatore quindi sta facendo un lavoro molto importante in queste ore, considerando che Lookman l'anno scorso voleva andare al PSG, durante l'estate c'erano anche altre offerte e l'Atalanta, che poi ha venduto Koop Meiners alla Juventus, era riuscita a trattenere Lookman, sembra però promettendogli che quest'anno sarebbe stato poi ceduto, chiaramente di fronte ad un'offerta all'altezza. Qual è questa offerta all'altezza? Da quello che sappiamo noi su Passione Inter, l'Atalanta vorrebbe vendere Lookman per qualcosa attorno ai 40-45 milioni di euro, ma all'estero preferibilmente. Stanno cercando di spingere verso l'estero, per cui preferirebbe non venderlo in Italia. Però con il giocatore che spinge forte verso l'Inter e considerando che l'Inter rispetto alla Juventus di Giuntoli l'anno scorso ha rapporti migliori con l'Atalanta, la valutazione ecco che parte attorno ai 50 milioni di euro, forse qualcosina in più, ecco, per la trattativa con l'Inter. L'Inter, come dicevamo anche ieri, lo ribadiamo oggi, in questo momento ha la possibilità di mettere sul piatto 40 milioni di euro subito senza dover passare da altre cessioni. Quindi la mia sensazione in questo momento è che a brevissimo, già nelle prossime ore, inizierà la vera trattativa tra Inter e Atalanta e nel momento in cui ci si siede al tavolo a queste cifre qua, limando un po' i discorsi, aggiungendo magari qualche bonus che nell'immediato non ti impatta nemmeno a bilancio, si possa davvero raggiungere un accordo. Quindi non è un affare chiuso, questo lo sottolineo e lo ripeto, sappiamo che trattare con l'Atalanta non è semplice, soprattutto un'Atalanta che ha già venduto alcuni giocatori da Ruggeri a Retegui soprattutto e non soltanto, però ci sono i margini per arrivare ad un accordo, l'Inter ci sta provando, soprattutto considerando appunto la volontà di tutte le parti che praticamente convergono verso una stessa soluzione. Oggi il Corriere dello Sport di nuovo si sbilancia in maniera ancora più netta e ancora più forte, dicendo che l'idea dell'Inter molto concreta è quella di prendere subito Lookman nel giro delle prossime ore e portarlo in ritiro già il 26 luglio, quindi all'inizio del ritiro estivo, tra 9 giorni, meno di 10 giorni. Quindi confermata l'intenzione di chiudere in tempi brevi questo affare e di non farlo diventare dunque una telenovela come invece era stato, come detto, Koop Meiners l'anno scorso con la Juventus. Quindi sarebbe un affare piuttosto improvviso che molti di voi hanno paragonato all'acquisto di Hakimi, mi avete scritto nei commenti, per le tempistiche e anche per le cifre che si andrebbe a spendere. Io ho detto che mi ricorda forse anche il tipo di mercato fatto il primo anno di Conte, la prima estate di Conte, con investimenti pesanti che l'Inter finalmente può tornare a permettersi grazie ai risultati ottenuti sul campo. Tra poco poi mi è venuto in mente una cosa, voglio aggiungere un altro paio di cose su questo discorso, su Lookman, anche con un accenno di polemica. Prima però devo darvi 4 notizie, altre 4 notizie. La prima, perché l'Inter va su Lookman così forte in questo momento? Ve l'avevo anticipato ieri, la scorsa settimana c'è stato un incontro molto lungo con Chivu che evidentemente ha fatto delle richieste specifiche in termini di caratteristiche, non di nomi, ma di caratteristiche che vorrebbe avere a disposizione. Da quel vertice in sede, i ragazzi che fanno i tifosi, le tifose che fanno parte del club di Passione Inter sanno delle cose che vi ho raccontato, che ho saputo, che magari tra qualche giorno pubblicheremo, ma
Da quel vertice in sede c'è stato poi una serie di incontri, in cui mi hanno detto che si è parlato di diversi attaccanti di spessore, tant'è che poi sui giornali hanno cominciato a spuntare i vari nomi da Opendà, Nkunku, eccetera, eccetera. Io so anche di un altro nome pesante. Quindi evidentemente da quell'incontro c'è stata una chiara richiesta da parte di Kivu che vuole avere più alternative là davanti per giocare in modo differente, per avere delle possibilità, ecco, per fare cose differenti. In queste ore stanno già circolando tante ipotesi, ne abbiamo già parlato anche nell'ultima diretta delle 19:30. Io continuo a dire che per me si ripartirà sul solco del 3-5-2, ma con la possibilità di avere tanti calciatori differenti per fare cose diverse dalla tre quarti in su. Per esempio, con un 3-4-2-1, adesso metto lì queste ipotesi sulla carta, alle spalle della punta possono andare Lautaro Martinez se non sarà lui il centravanti, Thuram, Bonnì ovviamente Lookman più sul centro-sinistra, ma anche Frattesi a fare un po' più l'incursore, Zalewski che io vedo meglio lì piuttosto che a fare l'esterno, Mkhitaryan che gli manca troppa precisione in zona tiro, ma quel ruolo è chiaramente un suo ruolo, e anche Luis Enrique eventualmente può andare a giocare lì, visto che parte un po' da quella zona lì. Quindi ripeto, Kivu vuole avere più possibilità di manovra con le caratteristiche, con pedine differenti là davanti, ma a prescindere, ragazzi, e poi ci tornerò più volte su questo argomento, l'Inter, vice campione d'Europa, deve avere un reparto attaccanti profondo e forte. Qui metto un attimo da parte il discorso difensori, su cui tra poco ci arrivo, e mi collego alla seconda notizia. La seconda notizia è legata ad un commento che tanti di voi mi hanno fatto. Se arriva Lookman vuol dire che parte Thuram. Addirittura ieri ho pubblicato su YouTube il video, dopo 32 secondi dalla pubblicazione del video c'è chi ha scritto addio Thuram, è già partito Thuram. Ho ricevuto 3 commenti nel giro di 60 secondi alla pubblicazione in cui mi dicevano questo. Evidentemente non hanno ascoltato il video, perché non è così automatico che ciò accada, e già nel video di ieri ho anticipato notizie che poi hanno riportato più tardi Biasin e diversi altri giornalisti. Quindi la notizia che vi ho dato ieri mattina evidentemente è stata confermata anche da altri giornalisti, e io ribadisco, l'intenzione dell'Inter è quella di tenere Marcus Thuram. Non lo posso definire incedibile, non si può dire incedibile, invendibile e resta al 100%, perché il mercato può cambiare, potrebbero arrivare offerte molto elevate e lui potrebbe voler andar via di fronte ad un ingaggio elevato. Detto che l'Arsenal va su Gyökeres, il Liverpool sta acquistando altri calciatori, sta andando su Ekitike e non soltanto, il PSG va a prendere Thuram per metterlo al posto di Dembélé. Non lo so, si sta un po' chiudendo il mercato dei grandi attaccanti in questo momento in giro per l'Europa, però non possiamo chiaramente scartare questa cosa, e di sicuro ad agosto staremo sempre un po' in allerta sul fronte Thuram. Ma lo dicevo 2 settimane fa dopo il famoso like al post di Cialanoglu, lo ribadivo ieri, lo riconfermo oggi, l'Inter vuole tenere Marcus Thuram. Terza notizia: se proprio devo tenere d'occhio un attaccante nel reparto offensivo dell'Inter, con l'arrivo di Lookman, forse, e dico forse con tanti condizionali, diverse virgolette, detto sottovoce, tengo d'occhio di più Pio Esposito, probabilmente. Perché dico questo? Sono ruoli differenti, assolutamente sì. Pio Esposito per caratteristiche secondo me ti serve ed è giusto continuare a valorizzarlo, però ha un agente molto forte che, se intravede la preoccupazione per lo spazio che avrebbe all'Inter, potrebbe far muovere qualcosa. Quindi al momento mi verrebbe da dire Thuram resta a meno di offerte veramente enormi e clamorose, mentre eventualmente l'associazione Lookman entra, uno esce, potrebbe riguardare forse un pochino di più Esposito, fermo restando che, da quello che so, l'Inter vuole tenere anche Pio Esposito, e lo ribadisco. Quarta notizia, e andiamo verso la conclusione. Parallelamente si continua a lavorare anche all'acquisto del difensore, un difensore forte che serve. Leoni a quanto pare sembra essere il nome preferito, quello più caldo. Nelle scorse ore il Parma ha parlato con l'Inter di Sebastiano Esposito, che è in uscita dall'Inter, per cui attenzione alla possibilità di aprire un discorso per Sebastiano Esposito, che insieme alle cessioni di Aslani, Alexander Stankovic, Taremi stesso e altri affari minori, permette all'Inter di poter affondare anche sul Leoni, perché con le altre partenze che ci sono state a bilancio, il risparmio anche banalmente dallo staff di Inzaghi allo staff di Kivu, c'è un risparmio considerevole, c'è spazio per andare a fare queste operazioni. E allora io concludo con 2 considerazioni. Qualcuno giustamente nei commenti
ha espresso delle opinioni contrarie a quello che dicevo anche ieri, e su Passione Inter devo dire che, a differenza degli altri canali, le opinioni contrarie sono ben accette perché ci permettono di arricchire la nostra discussione. Comunque in tanti mi hanno detto: "Beh, però che senso ha spendere adesso per Lookman quando manca un centrocampista forte, oppure, spendere così tanto per Lookman e in difesa invece siamo ancora fermi?" Intanto io invito alla calma, perché siamo al 17 luglio, siamo il 17 luglio e, son d'accordo, io sono assolutamente d'accordo con voi che in difesa serva un giocatore più giovane, forse anche più veloce nella mia idea, ma questo sta a Chivu poi scegliere e decidere, però un giocatore più giovane per rinforzare al centro della difesa, dove Acerbi e De Vrij, tra l'altro poi il problema è Acerbi e De Vrij sostanzialmente, perché Bastoni, Pavard, Bissek eccetera non sono così vecchi, anzi. Quindi son d'accordo con voi, un colpo forte lì, lo ha detto anche Chivu tra l'altro, nell'incontro, e questa cosa ve l'ho già detta la scorsa settimana, qualcosa serve. Però ragazzi, secondo me, intanto a centrocampo si sta sottovalutando Sucic. È vero che la questione Cianoglu non è chiusa, ma eventualmente non puoi fare tutto insieme adesso. Siamo comunque molto, molto presto, cioè, la stagione sta per iniziare adesso, ma non tutte le squadre sono complete. L'anno scorso il Napoli fa i colpi che fanno vincere lo scudetto al Napoli, arrivano il 30 agosto praticamente o giù di lì. Quindi adesso si è presentata questa opportunità per fare questo colpo importante, per me è giusto sfruttarla. Quindi io francamente non condivido, ripeto, rispetto chi non la pensa come me e quindi mi aspetto lo stesso rispetto, ma non condivido le lamentele e le discussioni di fronte alla possibilità di prendere un giocatore che ha dimostrato di essere di livello internazionale come Lookman. Poi i giocatori possono far male per tanti motivi, facendo tutti gli scongiuri, speriamo che le cose vadano bene, ma questo, se si completa, è un grande colpo. Questi sono gli acquisti che fanno le squadre con ambizioni vincenti, secondo me. Anzi, io mi convinco sempre più che l'idea sia in questo mercato anche quella di aggiungere spessore in questa squadra, dal momento in cui hai puntato su Chivu, che chiaramente è un allenatore scommessa, e quindi gli devo rinforzare la rosa. E questa era la mia speranza. Settimane fa avevo fatto dei video in cui dicevo: adesso però date a Chivu una grossa spinta anche sul mercato. Lookman farà la Coppa d'Africa, questo è un problema, quindi salterà diverse partite tra dicembre e gennaio con la Nigeria, che è candidata ad andare piuttosto avanti. Quindi anche per questo motivo, aggiungo io, forse ha poco senso vendere Thuram per prendere solo Lookman. Anche per questo secondo me ha avuto senso andarsi a prendere Bonnì, su cui la dirigenza intravede un grande potenziale. Secondo me la dirigenza merita la fiducia nel poter fare degli acquisti su giocatori che pensano possano crescere. Non è comunque un'operazione conclusa, questo va ribadito. Ci sono anche altre alternative sul piatto da tener d'occhio. Si sta parlando tanto di Nico Gonzalez e di Sancho. Per me potrebbe essere anche una manovra di disturbo nei confronti della Juventus, visto che pare che queste voci sull'Inter abbiano convinto Nico Gonzalez a tenere in stand-by l'ipotesi Arabia Saudita, e se la Juventus non cede a Nico Gonzalez si crea un grosso problema, quindi potrebbe esserci anche della strategia nell'Inter dietro a questa cosa. Però ragazzi, Lookman, e chiudo, sarebbe entusiasmo puro, ed è una cosa di cui per me davvero l'ambiente Inter ne ha troppo bisogno in questo momento, di entusiasmo puro e di un giocatore che possa infiammare San Siro. Quindi davvero io trovo pochissime controindicazioni di fronte a questo affare, se si conclude, cosa che mi auguro. Fatemi sapere la vostra. Vi aspetto nei commenti qui sotto. Su passioneinter.club nelle prossime ore facciamo un appuntamento con un approfondimento speciale, e la discussione si sta animando molto, quindi questo è il momento davvero di entrare a far parte anche del club di Passione Inter. Vi ringrazio per avermi seguito, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.